Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Avete passato bene le feste di Natale? Andiamo contro Capodanno e in questo secondo video, in questo secondo episodio dedicato a GarageBand andiamo a vedere un po', approfondiamo la parte drummer. Prima di passare all'azione vi ricordo che la maggior parte di volte la batteria va d'accordo col basso, quindi cassa e basso vanno di pari passo. Sembra un gioco di parole. Quindi in questo video vi farò vedere come utilizzare al meglio questo strumento, andremo a caricare anche delle percussioni latinoamericane e andremo anche a vedere la parte swing molto importante e anche altre funzioni molto interessanti. Quindi detto questo andiamo a vedere il buon Gennaro cosa vi ha portato questa volta. Iscriviti ora! E attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie! Come abbiamo detto all'inizio, concentriamoci su drummer, perché vedremo delle cose molto interessanti, perché ovviamente sappiamo che di una musica moderna, ma anche jazz, swing, quello che volete, valzer, la parte portante è il basso e la batteria. Quindi oggi vediamo un pochino, approfondiamo drummer. Creiamo un nuovo progetto andando su più e andiamo subito su drummer. Vedete che qua sotto abbiamo queste scelte. Cosa sono? Sono scelte ripetute, ovviamente. Abbiamo qui la possibilità di andare, cliccando qua, nella batteria, ovviamente, con la traccia che viene creata. Adesso io vado a eliminare con un tap lungo e elimina ovviamente il mio strumento, e vado qui a fare questo scherzetto qua. E dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo sempre all'interno della traccia drummer, ma con la sezione percussiva elettronica, ok? Quella parte lì che vi faccio rivedere, eliminiamo, è acustica e questa è elettronica. Qui abbiamo invece, se andiamo su questo pallino qua, abbiamo la possibilità di selezionare subito il batterista che vogliamo andare a utilizzare. Quindi se io andassi adesso qui, vado su rock, seleziono questo, come clicco, vengo proiettato subito nella mia traccia creata con il batterista ovviamente che ho selezionato. Fermi tutti, questa è una rapata, come al solito la mia battuta sempre la stessa. Analizziamo di nuovo, ok, tutto questo a Baradanchi che abbiamo visto l'altra volta, ma a grandi linee. Di qua abbiamo la possibilità di selezionare gli stili agganciati al batterista che ho scelto nella sua categoria rock, alternativa, quello che è, ok, cantautore, quello che è. Qui ho la parte che è praticamente mi dà la possibilità di aumentare o diminuire lo stile, praticamente la complicazione, adesso non so come si dice, dello stile, ok? Più vado in giù, come ho detto l'altra volta, a sinistra e in basso, più lo stile è meno complesso, più vado in alto a destra e lo stile viene più complesso, in basso meno e su è più. Ho sbagliato prima a dire una ciofecata, ma però avete capito, giù in meno e su in più. E poi ve la giocate ovviamente posizionando il vostro pallino per far entrare il rullante, il bordo, il charleston un pochino più in evidenza, meno evidente, la rullata è meno evidenti, quindi è tutta questione di pallino, ok, perfetto. Qua sotto abbiamo la parte swing che andremo a vedere nell'immediato. Cosa serve? Adesso ve lo spiego, ok, perfetto. Qui abbiamo i batteristi e abbiamo la possibilità ovviamente di caricare nuovi categorie percussive e andremo a fare proprio questo tra poco. Qui abbiamo i batteristi che abbiamo anche ovviamente all'interno della libreria aggiuntiva dei drummer, dei batteristi aggiuntivi. Adesso andiamo a analizzare anche ovviamente quello che c'è scritto nella didascalia, perché l'altra volta abbiamo fatto una cosa un pochino così introduttiva, ma oggi concentriamoci su questo benedetto drummer che è molto importante. Qui abbiamo ovviamente, come abbiamo visto l'altra volta, la selezione degli strumenti che diselezioniamo cliccandoci sopra o selezioniamo ricliccandoci sopra.
Qui, ok, c'è sempre la stessa cosa che abbiamo visto l'altra volta, diciamo che possiamo ovviamente variare l'intensità di alcuni strumenti. Diciamo, questa selezione riguarda questi tre strumenti, questa selezione riguarda i piatti e i ride di Charleston e i crash e i ride, i piatti diciamo quelli che tin 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 tin, ok, che si usano spesso nel jazz. Questo riguarda invece il rullante e la cassa, ok? Perfetto, ovviamente questo anche quando seleziono cambia e sono i tom, mentre quando vado qua cambia, vedete che viene fuori il ride, ok? Qui lo chiama piatti, giustamente, e il hat che sarebbe il nostro Charleston, perfetto. Qua sotto abbiamo l'intensità della rullata e fin qui gessiamo come tutto. Adesso io lascerei un attimo il rullante e il Charleston, perché qui vi faccio vedere che se io andassi a eliminare col tasto destro o un tap lungo la mia sequenza di batteria elimina, ok? Posso creare cliccandola qua, crea. Ma aspettate, fermi. Se io vado a, vedete abbiamo le manigliette da una parte all'altra, posso diminuire il mio loop a piacimento, ok? Lo vado a posizionare qui, ok, alla battuta settima, ok? E clicco qua, vedete che posso creare un'altra sequenza, ok? Che posso ovviamente andare a modificare, perché posso aggiungere uno strumento. Quindi cosa succede? Qui suoneranno, vedete come ho selezionato Charleston, rullante e cassa. Invece in questo ho selezionato i tamburi, non so perché si selezionano il Charleston, non può suonare insieme ai tamburi, vabbè, questo è un limite, però visto che abbiamo due drummer, possibilità, quindi possiamo fregarcene. Quindi se andiamo ad ascoltare, ok, un'altra cosa che l'altra volta non è stata spiegata molto bene, secondo me è questa. Se volete fare un fill finale, dovete andare a praticamente, vedete che io lo metto adesso fino in fondo, vado a tre quarti dalla, ok, la metà è questa della battuta, aspettate che tolgo questo, vado ancora alla metà, vedete che viene fuori il piattino, sentiamo se Gennaro ha detto giusto. Ok, dovete andare, adesso ve lo faccio vedere più grande, vedete, scusate il mouse, vedete qua, dovete andare praticamente a metà della battuta, metà della metà, cioè questa è la metà battuta, ancora la metà, ok? Praticamente è la metà della battuta per fare un fill, diciamo una chiusura. E la stessa cosa è all'inizio, se volete fare un intro. Per l'intro è un pochino più complesso perché potete anche allungarlo o farlo un po' più corto, ma se io lo metto sempre così, sentite che succede. Ok, se questo io lo allungo, ok, il fill viene sempre allungato. Basta che io non vada a finire nella prima battuta, se no ovviamente non inizierà col fill. Se io vado alla prima battuta, ovviamente non c'è il fill. Aspettate, scusate, c'è il piattino che inizia, ok? Perfetto, quindi se volete fare un intro, dovete accorciare il vostro inizio del pattern di batteria. Se invece volete fare un fill finale, dovete andare alla metà della battuta. Ecco, un'altra cosa. Per fare un fill più completo, più complesso, potete sicuramente tagliare questo pezzo, oppure fare così, andare qui, creare, come abbiamo visto, un altro, ok? Pezzo di batteria, accorciarlo, aumentare ovviamente la rullata, i fill, e sentite che succede? Ok? Aumenta ovviamente la rullata e potete ovviamente anche esagerare con questo. Ok? Quindi e qui ci siamo. Adesso andiamo a ricancellare questo che abbiamo fatto, eliminiamo,
così si elimina col tasto destro, tap lungo, elimina. Andiamo a creare di nuovo un pattern lungo e andiamo a caricare invece un'altra percussione. Andiamo qui, vedete qui che c'è scritto ovviamente che possiamo caricare altri drummer, perché volevo farvi vedere le percussioni latinoamericane che ci sono anche qui. Quindi abbiamo delle percussioni, a parte vedete che sto facendovi vedere un po' cosa abbiamo a disposizione, bisogna un po' poi interpretare, andare dentro e vedere quello che in effetti si può avere a disposizione. Non tutto quello che vediamo può essere, ovviamente è compreso nella batteria tipo drummer o compagnia bella. Eccole qua, c'è tanto di tamburo, clicco sopra e andiamo a sentire cosa abbiamo. Vedete qua sotto potete vedere che ci sono 3 drummer, ok? Percussion. Quindi abbiamo 3 tipi, ok? Di stili di batteria, 3 kit percussivi, ok? Abbiamo anche oltre 70 loop drummer, che sono ovviamente nella parte dei loop, quelli che si inseriscono già pronti, non come abbiamo visto tipo nella sezione live quella volta con LumaFusion. Facciamo ottieni e andiamo a vedere nella parte di drummer che cosa è successo. Ok, vedete che si è aggiunta la parte percussion, quindi abbiamo 3 batteristi a disposizione. Andiamo a sentire cosa è cambiato. Sentite che abbiamo praticamente ritmi latinoamericani. Possiamo fare un samba, possiamo fare ovviamente un cia cia cia, quello che vogliamo. Anche qui abbiamo a disposizione sempre gli strumenti e l'intensità, ovviamente. Andiamo a sentire. Ecco, qui abbiamo addirittura K-On, quindi una cosa fantastica. Invece qui abbiamo bonghi, bonghetti e congas, quindi se additiamo questi. Anche qui abbiamo gli stili, ovviamente, che possiamo andare a scegliere secondo quello che vogliamo ovviamente ottenere. Quindi avete capito che abbiamo anche una parte, ok, di percussioni latinoamericane. Ma adesso andiamo a vedere la parte swing, che a me piace molto. Andiamo in acoustic, andiamo a scegliere un batterista, va benissimo questo, e il nostro ovviamente è già stato messo. Allora mettiamolo così e andiamo a sentire cosa cambia. Sentite, è diventato swing, ok? Sta, tu, invece di essere praticamente un tempo ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ok? A questo punto, se aggiungiamo un basso, andiamo a sentire cosa succede. Io aggiungerò un basso. Ma non fate caso adesso cosa succederà, perché non sarà a tempo. Ok? Vai. Non fate caso come suona, perché adesso vi faccio vedere il perché. Ecco, devo anche questo andarlo a modificare swing
e qui entra in gioco la quantizzazione. Un tap o col mouse, impostazioni, quantizza, e devo mettere ovviamente swing, la stessa cosa che ho fatto di là, un ottavo, e andiamo a sentire se è cambiato qualcosa. Sentite, va a tempo ovviamente con la batteria, perché sappiamo che la batteria deve andare sempre a tempo deve essere diciamo in sincronismo con, diciamo la maggior parte di volte con la cassa della batteria. Ora vi voglio far vedere come ultima cosa un bonus, i loop. Perché i loop? I loop si usano sicuramente quando suoniamo a mano, ok? Quando suoniamo a mano libera, cioè con la tastiera. Però vi voglio far vedere adesso, qui, cosa intendo. Io adesso suonerò un loop che andrà praticamente alla quinta battuta e poi lo ripeterò, ma è una cosa molto semplice. Sentiamo. Ok, facciamo questo e vediamo. Ok, anche questa andiamo a vedere, no? Andiamo a sentire soprattutto se cambiando sempre con un tappo il mouse, impostazioni, andiamo a vedere se mettiamo swing, che cosa succede mettendo un ottavo. Avete sentito la differenza? Il loop è molto semplice, faccio ovviamente tasto destro, lungo, quello che è, e vado a cliccare su loop. Vedete che ho fatto già vedere che viene praticamente duplicato e c'è un simbolino che indica il loop, che adesso io, scusatemi, ma non lo vedo, perché forse c'è la... aspettate che vado a chiudere, ok, gli strumenti, ok, eccolo qua. Eccolo qua, vedete questo, adesso prendo il mouse, scapperà, eccolo qua, è questo qui. Aspettate, scusate, eccolo qua, vedete questo qua è quello che indica il loop. Quindi se io vado adesso a sentire dovrebbe essere tutto a posto. Come vi ho già detto, è una cosa che si suona cioè i loop servono sicuramente quando si suona a mano, ok? E non in lavatrice. Quindi adesso una cosa che volevo fare, vedere se era possibile, andare a cercare un'armonica, se ci fosse, perché l'unica cosa brutta di questo programmino qua, che non si possono cercare gli strumenti, quindi se vado in Another vediamo se c'è un'armonica a bocca, ma non c'è Bass Ensemble, perché non so dove cercarle. Di solito si chiamano, adesso non mi viene neanche il nome, l'armonica a bocca o fisarmonica, hanno dovrebbero essere qua dentro dentro i vari, questi sono tutti pianoforti, però potremmo aggiungere anche un pianoforte elettrico e sentire che succede. L'ultima cosa, e poi vi lascio. Ecco, questo forse già a tempo.
Ok, intanto ripassiamo, non so se nel scorso tutorial ve l'ho fatto vedere, però vedete che qua abbiamo nella sezione mixer abbiamo la possibilità di spegnere e accendere una traccia, ok? Io se vado sull'altoparlante vuol dire che metto in muto questa traccia, se vado sulla cuffia vuol dire che metto in solo questa traccia. Andiamo a fare anche qua la stessa cosa, impostazioni, swing, e vediamo che succede, fare un ottavo anche qui. Ok, e adesso come al solito mettiamo un po' d'ordine, facciamo il pan di qua e la chitarra la mettiamo di là e la passiamo anche un po' di volume. Sentiamo la nostra cosa abbiamo concluso con questo brano. Bene ragazzi, avete visto com'è facile, come semplice generare una serie di ritmi. Vi ricordo che questi tutorial sono rivolti più che altro a chi ha poca nozione musicale, perché non ha potuto magari studiare, perché non ha avuto modo di approfondire questo argomento. E quindi GarageBand diciamo che è uno strumento ottimo per poter produrre qualche brano da utilizzare nei propri video o nelle proprie cose che si fanno giornalmente, qualsiasi cosa, anche stacchetti musicali per TV, canali YouTube, quello che volete. Quindi detto questo vi ringrazio ancora una volta per aver seguito questo video, ne arriveranno degli altri, ovviamente le cose si complicheranno un pochino ma sempre alla portata di tutti. Ricordate che questo canale è sempre alla portata di tutti, ovviamente c'è qualcosa intanto di video un po' più complicati ma sempre alla portata di tutti. Vi ringrazio, con questo se non ci vediamo prima della fine dell'anno vi auguro di passarvela bene, andiamo incontro al 2022, prendiamo quello che viene e un saluto e un abbraccio da Gennaro. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!